Benvenuti a Gascon Editorials, il podcast di Gascon dedicato alle storie di chi costruisce bellezza giorno dopo giorno. Non è solo un podcast, è un archivio di visioni, un taccuino sonoro dove la materia incontra il pensiero. Oggi siamo a Noto, nella Sicilia che profuma di pietra, quella pietra storica, bella, preziosa da vedere. Qui il designer e architetto Samuele Mazza ci apre oggi il suo cuore, la sua visione, la storia delle sue creazioni. Con lui esploreremo cosa significa oggi progettare lo spazio come gesto narrativo. Io sono Gabriele Gascon e questa è la nostra seconda storia. Ci troviamo in Sicilia, in un luogo animato da quelle pietre che raccontano... Il giardino di pietra. Esatto. Sì. Noto. Oggi siamo qui con Samuele Mazza. Anzi no, diciamo insieme. Sì. Val di Noto. Val di Noto. È molto esatto. importante che si chiami Val di Noto. Poi adesso spieghiamo perché. Sì, ok, perfetto, benissimo. Samuele Mazza, una persona che è veramente da scoprire, da raccontare, da perlustrare, perché no? Sì, anche. È vero? Sì. Qualcosa veramente da raccontare. Ma sì, anche perché io sono inedito, non essendo così popolare, quindi ho sempre delle cose nuove da dire perché non sono troppo dette. Sì. Le ho raccontate molte con i miei libri e diciamo nel mio piccolo, tutte le interviste, le cose che faccio, però insomma non faccio spesso talk show, cose del genere, e quindi sono sempre più o meno una scoperta. Certo. Anche perché il lavoro che facciamo noi è considerato, non si capisce bene, perché non siamo artisti, non siamo industriali, non siamo niente, ma siamo tutto. Cioè, in una parola, siamo sviluppatori. Sì. Anche se il mio percorso, adesso lo raccontiamo, Sì. magari per non dire tutto in una parola, però gli sviluppatori sono persone con una grande esperienza in vari settori, perché devono conoscere un po' tutto per sviluppare l'immobiliare, ma l'immobiliare è dedicato al turismo. Certo. Quindi noi mettiamo insieme quello che è il mondo delle costruzioni e il mondo del turismo, che insieme diventano due settori così importanti per l'Italia, così importanti economicamente, che sono veramente, come dire, dovrebbero essere al primo posto nelle discussioni. È vero. Quasi dopo le guerre si dovrebbe parlare di noi, ma nessuno invece se ne occupa, perché non ci sono università dell'immobiliare. Sì, perché l'architetto viene formato non proprio per costruire le case, per pensare le case o per pensare una scenografia. Addirittura molti architetti fanno gli stilisti, come la Ferré, come altri. Io ho fatto molti libri sugli stilisti, quindi so tutte queste cose che... Allora, noi siamo quel terreno di mezzo, diciamo così, che mette insieme quella valvola, che mette insieme l'architetto con il committente, con il contadino che vende il terreno, con i muratori che costruiscono la casa, con gli arredatori che poi siamo noi, però in certi casi anche no, e fino all'arte, cioè noi anche l'arte o cose del genere, cioè il servizio che diamo è assolutamente turnkey, si dice in inglese, chiavi in mano, tradotto, faccio anche sottotitoli se volete, e quindi è un lavoro che per noi ci dà da vivere molto bene, diamo da lavorare a centinaia e centinaia di persone. In questo momento circa 400 persone lavorano in cantieri nostri. Ma cantieri non vuol dire che fanno i muratori, cioè dal giardinaggio al vetraio, al falegname, al fabbro, a non so, varie, tutta la filiera. E questa è una scoperta ancora di più perché lo facciamo in Sicilia. Perché se lo fai a Milano, se lo fai a Dubai è quasi normale, cioè come dire, è una cosa nella routine, nella quotidianità e nell'ambiente. In Sicilia no, perché noi siamo venuti qua 16 anni fa, dopo il crollo della cupola, era crollata da 4-5 anni, insomma tutto il mondo ha parlato di questi luoghi così meravigliosi, ma così abbandonati, così l'Italia si era dimenticata di avere questa parte così incredibile che poi l'UNESCO ha nominato proprio patrimonio dell'umanità. E quando siamo arrivati non era questa l'intenzione, perché naturalmente noi eravamo milanesi di testa, noi eravamo troppo veloci, troppo tutto, troppo perfetti, ci sentivamo così, sbagliavamo tutto. Ho interessi diversi, da quelli puramente legati al lusso, sono interessi legati più alla qualità. Cioè quello che mi interessa è la qualità della vita in primo luogo, la qualità degli oggetti, la qualità degli ambienti, la qualità dei rapporti, cioè che
che siano belli, curati, tutto deve essere, Certo. secondo me, con una mia visione, Sì, con una mia forma di perfezione, ecco. certo. Che bella parola che hai E detto, perfezione. avere delle cose e curarsene. Certo. Comunque tu parlavi di una cosa molto preziosa, ecco, come dire, parlavi del bello e della bellezza. Sì. Oggi, sul tema della bellezza, cosa ci puoi dire? Perché la bellezza è un qualcosa che negli anni e nelle generazioni, abbiamo visto che nel Medioevo, nel Rinascimento, Le Sì, sì. Corbusier, gli architetti contemporanei Ecco, cercano sempre sì. qualcosa di bello e No, però profondo. ti devo contraddire su Sì, una cosa, sì, perché alcuni non hanno cercato la bellezza, hanno cercato solo la comodità, okay, oppure si sono accontentati sì, di, per esempio, Le Corbusier. Io non amo sì, Le Corbusier assolutamente, okay. il mio pensiero è vanvitelliano, Vanvitelliano, okay, quindi va è bene. esattamente l'opposto di Le Corbusier. E quindi Val di Noto come la vedi, come si sta Sì, trasformando? Tu sei un sì, artefice di questo noi tutti i giorni cambiamento? abbiamo a che fare con persone che sono venute a scoprire qui, Sì, perché hanno visto qualcosa, hanno visto un servizio, hanno letto, perché si parla tantissimo, certo. e grazie anche a noi. Io per esempio il mio libro, il libro che ho fatto con Sì, Rizzoli, sono finito su tutti i media americani, da pensa Wall te. Street Journal a New York Sì, Times, sì, hanno tutti detto, hanno scritto delle cose bellissime quando hanno visto il libro, hanno detto c'è un mondo nuovo, sì, queste sono le persone che lo stanno sviluppando, certo. boh, comprate case in Comprate. Sicilia perché la mafia è morta, non c'è più, la mafia prende Certo. l'aereo, la mafia parla inglese, Vedi? e la novità è che la microcriminalità qui quasi non esiste, Certo. e invece nelle città, Si ovunque, da sta è sempre Parigi più a Londra, a incalzante. Milano, a Roma, Sì, ovunque, e quindi questo è diventato un luogo sicuro, sì. un luogo, di pace, di tranquillità, la Mh, gente non ha paura, puoi andare in giro di notte con i tuoi certo. gioielli, con le tue cose. La nuova coscienza della Sicilia Sì, è appunto clima, clima. cultura, Sì, un cibo. racconto vero, chiaro. Quindi bisogna stare attenti quando si parla di Mh-mh. sud, perché è fragile, Mh. è come qualcosa, come un vaso che si era Mh, rotto e che l'abbiamo certo. rimesso insieme, Okay, e quindi bisogna trattarlo con con cura. cura. Cioè il sud potrebbe essere una grande risorsa per l'Italia, Certo, certo. senza come dire, lotta tra nord e E sud. Il sud, nord ha certo. una vocazione Giusto, è industriale, industriale, speriamo esatto, tenga, perché certo. il nord ha un problema alla Sì, è concorrenza, chiarissimo. il sud no. Ecco, vedo che tu hai una estrema cura, anche noi in Gascon cerchiamo sempre di far sì che il materiale possa parlare da sé, Ma il quasi a materiale è volte è tutto. tutto. Ecco, Tutto parte ecco. dal io ho Sì, fatto la moda per okay, molti anni, sentiamo. e Sì? tutto partiva dai tessuti. Poi fra Certo. l'altro nella mia famiglia, Sì, da parte di mia madre, sì. sono mercanti di Ma tessuti da pensa. sempre, credo da Okay. 500 anni. Caspita, non lo sapevo questo, Sì, che bella sì, novità, è una cosa sì, che sì, bella sì. cosa, ma pensa te. Sì, sì, e io sono cresciuto in una casa che era un palazzetto, dove al piano Sì, terra c'era il negozio e sopra c'era la che casa. Quindi spettacolo. per me i tessuti sono tutto, l'odore del Certo, tessuto lo certo. adoro. Sai che io misuro il tessuto così, è 1 metro È un esatto, metro, da cioè da qui qui a al qui è 1 metro, e, ogni volta faccio le scommesse, poi le certo, e vinco. che vinci? Un sacco di Okay. cene gratuite. Ma così come i marmi, le pietre, i legni. Sì, Sul legno poi si può parlare, perché adesso ti dico un mio sì, concetto, perché non rientra più, cioè consumare troppo legno è un po' poco ecologico, ecco. chiaro. E quindi io il legno che uso è un legno assemblato, Assemblato? perché poi lo Okay, ricopriamo, lo lacchiamo, quindi non hai okay, bisogno di avere alberi nobili, di certo. avere legno nobile Sì. per fare delle cose di Quindi di legno. recupero che poi tu, Sì, è stato fatto gli poi dai una nuova vita. tantissimo con il legno, tanto vale Certo, certo, riciclarlo. giusto, bellissimo. Quindi più il ferro, più Sì, la pietra, più sì, appunto i tessuti o pelle vegetali. sì, Adesso per esempio ho questa fissa sì, delle pelli vegetali, come la buccia d'arancia e i certo, figli d'India. bellissimo. Quindi i materiali, direi che danno modo, Michelangelo diceva che lui era il pezzo Eh sì, di marmo che poi eh sì, trasformava e non il certo, non il contrario. contrario. E Già parlava, per quindi, lui parlava. questa frase vale per tutti, nel Certo, senso, certo. il materiale ti suggerisce cosa puoi fare, da cosa può venire fuori da quel colore, da quella, Sì, superficie, superficie, e dal certo, suo tatto. certo. Quindi io, credo che la Sì, maggior parte, il 50% della creatività è proprio il sì. materiale. Quindi tu praticamente quando determini una sorta di mood board, quindi come la tua famiglia ha sempre fatto, parti Sì, dall'essenza del material board material sempre. board e poi da lì parte Ma sì, con ma perché poi molte forme, per esempio qui noi ristrutturiamo tanto ciò che certo. già esiste. Ecco, quale potrebbe essere la visione, tua, di Noto tra 15 anni? Ecco. Ma
Non so, vabbè, molti conoscono Saint-Tropez, io la vedo proprio fisicamente simile a Saint-Tropez, un po' anche a Capalbio, però ora vi faccio ridere, però Saint-Tropez, il personaggio chiave di Saint-Tropez è stato Brigitte Bardot, Certo. e io però non sono come Brigitte Bardot, forse sono cambiati i tempi, nel senso che io sono un personaggio qui di Noto che sì, sta facendo tanto per Noto come promozione, però Capalbio per esempio è nata perché c'era Niki de Saint Phal Certo. e Jean Tinguely che sono svizzeri, Certo. erano svizzeri, Svizzeri, sì. e lei ha creato il Giardino dei Tarocchi, insomma è vicino a Roma. Quindi Noto potrebbe essere un po' rapportata a questo tipo di località, Certo. che sono più famose al momento di Noto, Sì. quindi questo potrebbe essere Ramatuelle, la Pamplona Ramatuelle, fino a Pamplona, Marzamemi, ok, certo. così come Capalbio sul Sul monte e poi tutta Ma la che bella questa spiaggia, la visione. famosa ultima spiaggia. Che bello. Questa è la mia Che visione, bello. se proprio dobbiamo gemellare, Sì, no? sì, Sai sì, che sì. c'è quella cosa che gemellano Sì, le esatto. città? Adesso qui A volte non si assomigliano per niente, però vengono gemellate. Non Io si questa capisce cosa non come l'ho mai mai. capita, sì. Capiti questa cosa tutte le volte che dici ma cosa c'è? Gemellaggio con. Perché una cosa bella che vorrei Sì, dire a sì, tutti quelli che hanno oltre i 50 anni, 55, sì, che stanno andando sì, verso un'età che magari subentra la depressione, così, ecco, dovrebbero cambiare luogo, sì, cambiare tutto, certo, che per bello. cambiare se stessi. Certo. Perché se tu resti nello stesso posto facendo le stesse cose, invecchi molto di più. Se vai in un luogo nuovo, Sì. magari sto dicendo una banalità, No, però è per quello che è niente. capitato a me, a Sì. noi, che capita a molti amici che vengono qua e che fanno tutte cose nuove, tutte cose diverse da come era prima, Che con una bello. luce. Che Quindi bello. cambiare per non Cambiare. morire prima del tempo. Quindi ci stai dicendo di essere un po' esploratori. Un po' esploratori Sì. e sì, anche un po' coraggiosi. Coraggiosi. Perché bisogna Ok. uscire dalla comfort zone. Mi sembra proprio che siamo entrati in punta di piedi all'interno di questo palazzo bellissimo, curioso, Sì. ricco di storia, di È cultura. un palazzo neoclassico, Sì, è stato esatto. finito all'inizio Sì, dell'Ottocento. sì, ecco che bello. È stata una caserma per un periodo. È stata una caserma, Sì. ok. È molto grande, c'è un giardino Sì. pensile, ci sono delle scuderie, Sì. c'è una cisterna enorme di 80 metri quadri, perché Pensa prima, un po'. ovviamente, quando non c'erano il sistema fognario e quindi le acque, le condutture, l'acqua si accumulava dalla Dalla pioggia, durante certo. l'inverno e poi queste vasche era un pozzo, Che bello. confluiva tutta la pendenza della strada Certo. e giù c'è Che bello. la cisterna. Ecco, penso che chiuderei questo nostro racconto con questo ricordo al pozzo. Il pozzo è un luogo dove sostare. Sì, di umidità e di frescura. Anche qui c'è la certo, doppia di umidità e di interpretazione. frescura. È negativo e positivo. È positivo, esatto, è un luogo dove però potersi ispirare, fermarsi un attimo Sì. e magari, come dire, far sì che possa iniziare questa nuova storia, un nuovo Sì. racconto. Sì, scendere nel pozzo a vedere cosa c'è. Cosa Devi c'è? esplorare. Bisogna esplorare, Sì. bisogna entrare dentro. Allora ci vuole e- coraggio. Coraggio, chiaro. Cioè non bisogna avere paura. La paura è veramente la mia paura, adesso restare dove sono sempre stato. Adesso io voglio sempre andare avanti, sono pieno di progetti. Che bello. E veramente non lo dico per una retorica così, però è bello morire avendo dei progetti. Grazie ancora, Niente, veramente grazie a grazie voi. per la tua esperienza, A per la tua presto. preziosità di racconto, che non è banale, assolutamente. No, non è banale. Trovare Sono discorsi molto profondi, però fatti con una certa leggerezza. Ecco, che è bello. questo. Che bello, veramente grazie perché ci hai aperto le porte di casa tua, Beh, ecco, sì. di un luogo privato, questo armadio di cui ci raccontavi prima, Sì. di cui siamo entrati e che ne abbiamo goduto di quello che c'era all'interno. Grazie Bello. mille Samuele. Ciao. Grazie mille, ciao, a presto. Tornate in Sicilia presto. Volentieri, lo faremo. Siamo stati in un luogo dove le pietre parlano del calore di un tempo, raccontano storie e le trasmettono. Con Samuele Mazza abbiamo visto come un progetto possa far scoprire meandri sconosciuti. Tra passato e futuro abbiamo navigato con curiosità, una visione eclettica, piena, profonda. Gascon Editorials è questo, storie da raccontare. Noi desideriamo conoscervi, incontrarvi, fare qualcosa di bello insieme a voi, portare la bellezza nel mondo dell'hospitality. Lo faremo in punta di piedi e con un servizio a 5 stelle. Io sono Gabriele Gascon.
alla prossima storia.